Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Ok, allora abbiamo la carta della luna e la carta del diavolo, ragazzi. Mm. Potrebbero esserci delle paure che tornano a galla, delle proiezioni, dei condizionamenti. Tenete presente che quando c'è il diavolo si fa sempre riferimento a una situazione o ad una relazione che crea una certa schiavitù, ma tenete anche presente che con il diavolo le schiavitù sono volontarie, cioè siamo noi che scegliamo di rimanere in quella situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Sempre nella descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Allora, partiamo subito con un 10 di bastoni. Abbiamo un re di coppe, la sacerdotessa, abbiamo la carta della forza, un asso di denari, abbiamo la temperanza, scusate, questo è un cavaliere di coppe, non un re di coppe, un 4 di bastoni, e un asso di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante del mese, quindi potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento, vediamo se così riesco a non farvi vedere il riflesso, ma un po' meglio. In un secondo momento andiamo a vedere i single, scusate, le relazioni, il lavoro, i soldi, un po' tutto. Allora, partiamo da questo 10 di bastoni. È interessante perché è un 10, poi sotto avete anche un asso, c'è come un qualche tipo di questione che sta giungendo a compimento o che avete già concluso per qualcuno. Adesso dipende sempre dalla decade di nascita in cui siete nati. Lo spiego comunque nella guida di cui trovate il link qui sotto. Andiamo a vedere questo 10. Allora abbiamo un 7 di bastoni, un 8 di bastoni e un mago. Sento come se qualcuno si stesse o si fosse arreso davanti a una situazione piuttosto che ai fatti della vita, mi viene da dire. Tenete presente che il 10 di bastoni è una carta che indica il lasciarsi indietro certe responsabilità, certe aspettative, certi pesi, certi pensieri. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 3 di spade, un 6 di pentacoli e un 7 di coppe che mi risuona abbastanza con questa luna. Il 7 di coppe anche è una di quelle carte che ci parla delle proiezioni che si fanno. Qui c'è con questo cavaliere di coppe secondo me un tema che si potrebbe aprire, un tema mi verrebbe anche da dire di un certo spessore. Io ho la sensazione con questo 3 di spade, insomma con queste tre carte, che possa esserci come un ripescare un vecchio argomento del passato o comunque una situazione che per voi è spinosa
e secondo me c'è come un tentativo di risoluzione di una faccenda. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Fante. Oh, scusate ragazzi. Fante di pentacoli e fante di bastoni. Credo che qui il tema in questione possa essere legato o a un nuovo progetto con questa persona o diciamo in questa situazione. Potrebbe essere legato ai figli, questo tema, questo prendersi la responsabilità di qualche cosa, di qualcuno, ehm, senza che la persona possa diventare indipendente. Io ho come l'idea che manchi come una consistenza in una certa situazione. Andiamo a vedere la forza. 4 di bastoni nuovamente, che ce l'avete già qui, poi abbiamo il carro e un re di pentacoli. Se fosse una questione romantica, potrebbe esserci come un tema legato al andare a vivere insieme, al fare il passo successivo. Se invece fosse una questione lavorativa, ma dopo lo andiamo a vedere meglio, ci può essere come un tema legato a un trasloco, a uno spostarsi più vicino al posto di lavoro, piuttosto che soprattutto se state cambiando lavoro. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo la regina di coppe e l'imperatore. C'è qualcosa di nuovo che inizia, qui ragazzi, siccome anche l'imperatore è un numero 4, qui avete due numeri 4, è facile che ci sia un tema legato alla casa, all'abitazione. Tenete presente che essendoci imperatore e regina di coppe potrebbero anche essere dei ruoli qui, come se iniziasse un nuovo ruolo, se iniziasse un nuovo anche posto di lavoro, una nuova stabilità. Potrebbe anche esserci qualche tema legato ai genitori, però lo sento molto poco sinceramente. È più una questione di iniziare qualche cosa di nuovo. Anche qui abbiamo il carro che è una decisione presa, qui con i 4 di bastoni si trova tutto quello che si vuole e poi c'è un re di pentacoli che mi parla proprio di abbondanza e di prosperità economica, ragazzi. Andiamo a vedere la temperanza. Allora abbiamo un 10 di spade e un 2 di bastoni. Allora, la temperanza è una carta di sia di pazienza ma anche di riequilibrio. Io sento che con questo 2 di bastoni c'è come una sorta di indecisione. Chiudo quello che avevo in piedi e vado verso il futuro, oppure inizio questo nuovo percorso lasciandomi indietro magari certe aspettative, certe proiezioni, certe ideologie. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Asso di denari, asso di coppe. Wow! Avete tanti assi, 1, 2, 3, 4. C'è un nuovo inizio qui secondo me. Andiamo a vedere l'asso di spade. Perché sia inizio mese che a fine mese avete due carte che ci parlano di chiarire, di parlare, di discutere, di confrontarsi, di far venire a galla certe verità. Qui abbiamo un 6 di spade, un 5 di pentacoli, un 8 di coppe e un fante di coppe. Io credo che con questo fante di coppe si trovi come un... non è proprio un accordo, però è come se ci fosse la volontà di trovare un accordo perlomeno con questa persona o con questa situazione. Io ho la sensazione, ragazzi, che
sì, qualcuno è in una fase di passaggio a livello lavorativo, però l'energia che mi arriva più forte potrebbe essere un'energia di tipo affettivo, dove qualcuno di voi potrebbe manifestare al o alla partner il fatto che si sentano come delle carenze o il fatto che si voglia progettare qualche cosa insieme, potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere quello spostamento di cui vi dicevo a livello abitativo, però è come se dall'altra parte non ci fosse lo stesso mordente che avete voi. Io credo che arriverete ad un punto durante il mese dove ammetterete che effettivamente c'è un sentimento per questa persona, può essere anche un amico, o un'amica comunque, non necessariamente un partner romantico, però è anche vero che esprimerete il fatto che non c'è un equilibrio a livello di scambio in questa relazione. Allora ragazzi, andiamo a vedere caso per caso. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, potrebbe effettivamente con tutti questi assi iniziare qualche cosa a gennaio. Avete anche la carta del mago. Potrebbe essere, perché sinceramente non è che vedo contratti, quindi ho più la sensazione che siano come dei colloqui che andrete a fare, potrebbero essere dei nuovi curriculum da spedire in posti nuovi o magari sono persone che avete conosciuto durante le festività e che in qualche modo vi possono aiutare, vi possono instradare a trovare un nuovo lavoro. Qualcosa si smuove, però ho la sensazione che dobbiate puntare in alto, che non dobbiate accontentarvi delle briciole, che dobbiate spostarvi proprio anche a livello fisico, secondo me, per quello che qua c'è il carro, il 4 di bastoni. Può essere che sia necessario uno spostamento fisico, per cercare un lavoro. Se per esempio abitate in un posto sperduto nei boschi, magari è più semplice per voi trovare lavoro se vi spostate in città. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, se state aspettando una promozione, un qualche cosa, un qualche aumento magari di responsabilità, piuttosto che qualche promozione sul lavoro, sento che potrebbe arrivare, ma sento anche che qualcuno di voi la rifiuterà perché il compenso monetario non è pari allo sbattimento che dovrete avere. Quindi potrebbe anche essere che qualcuno rifiuti questa nuova proposta, però c'è comunque qualche cosa di nuovo che si apre a gennaio anche per voi. Nel caso abbiate chiesto l'aumento di stipendio, è facile che arrivi come un premio invece che un aumento di stipendio, cioè voi avete chiesto un aumento duraturo nel tempo, sento che è più facile che arrivi come un premio produzione, un premio di fine anno, qualcosa del genere, però una tantum. Per le persone che sono autonome, anche per voi come per i disoccupati, sento che avete come bisogno di allargare il giro d'azione. Potrebbe essere o lo spostarvi o lo spostare l'azienda da una parte all'altra. Potrebbe essere il cercare clienti più lontani o iniziare a lavorare a domicilio. Questo vi darà la possibilità di iniziare un nuovo percorso con tutti questi assi. Diciamo che ho la sensazione che riuscirete come a fare un progetto, un programma nel mese di gennaio che sarà una buona base, una buona partenza per quello che con il mago potrete iniziare. Il mago è una carta di manifestazione, una carta di qualcuno che opera, che fa con le mani. E se dovessimo parlare di progetti, secondo me non vanno male, soprattutto se sono già in piedi da un po'.
Sento che è come se le cose scorressero da sole. Parliamo di soldi, ragazzi. Allora, sento che il periodo è abbastanza tranquillo, tutto sommato. Anzi, le persone che riceveranno questo premio, questo denaro in più, penso che chiuderanno come un vecchio debito, chiuderanno certi fattori. Ci saranno dei pesi che comunque inizio gennaio riuscirete già a togliervi. Vi dico, non sento come un aumento di stipendio duraturo. Se fosse per i lavoratori autonomi potrebbe essere un aumento, un incremento del lavoro duraturo e più un picco, mettiamola così. Però intanto è già qualche cosa che, insomma, vi fa capire verso dove muovervi, che tasto toccare per avere più possibilità, più opportunità, ok? Se dovessimo parlare di relazioni, allora parliamo di relazioni, ragazzi. Ehm, Qui sento che c'è un tema con le relazioni, un po' per tutti voi in realtà, qualsiasi gruppo siate, sia i single, sia quelli che sono in relazione, sia quelli che sono in qualche cosa di non ben definito o clandestino. Ehm, è come se ci fosse qualche cosa da chiarire, qualche cosa da portare a galla, è come se ci fosse bisogno di mettere una pietra sopra un certo tema e da lì ripartire, ricominciare. Se siete single, questo potrebbe voler dire, o comunque far riferimento, ad una sofferenza passata che avete bisogno con questo 10 di bastoni di lasciarvi indietro. Potrebbero anche essere delle aspettative, quindi in base a come voi pensate, perché qui comunque alla fine della lettura c'è un 6 di spade. Il 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, il 5 di pentacoli è la carta della codipendenza, del vittimismo, di qualcuno che è in modalità poverino me, e invece qui vi chiedono di agire, di tirarvi sulle maniche, di fare qualche cosa per cambiare la realtà intorno a voi. E se siete single, c'è come questa necessità di, come vi posso dire, di avere chiari gli obiettivi che voi volete raggiungere con un eventuale partner. C'è da cambiare un po' il modo di agire, il modo di porsi nei confronti degli altri. Avete la luna, avete un 6 di spade e avete un 7 di coppe. C'è come un'illusione, un qualche cosa a cui siete aggrappati, ego, diavolo, che non vi permette di vedere le cose in modo lineare. Sento che qualcuno farà un passo nei vostri confronti. A inizio mese sarà un po' più deciso, a fine mese un po' meno, però è come se questa persona ci provasse perlomeno ad avvicinarsi. Io non credo che vi accontenterete di quello che vi dice questa persona. Io credo che secondo me vorrete concretezza, cosa che credo non sentiate. Cioè, soprattutto se state cercando una relazione stabile, non dico un fidanzamento, però una relazione stabile, sento che c'è un potenziale a livello emotivo, però è come se non ci fossero delle basi concrete, nonostante questa persona possa arrivare con effettivamente questo cavaliere di coppe e fare dei grandi discorsi, insomma, però ho come l'idea che non vi convinceranno tanto. Qualcuno di voi potrebbe con questo asso di spade finale dare come un ultimatum, un alto là, oppure potrebbe essere proprio questa spada che taglia il prima e il dopo e che dice no, guarda, vado verso altri obiettivi. Quindi vedo, che c'è un approccio, c'è anche un certo tipo di discorso, sta a voi capire, se quello che vi propone la persona è in linea con quello che voi volete. Tenete presente che avete bisogno di fissare degli obiettivi, perché qui comunque avete la luna, avete 7 di coppe, ci sono come tante idee, però un po' tutte campate lì. Per le persone che sono in una relazione di coppia,
Anche qui sento che c'è come un tema da risolvere, potrebbe essere una qualche vostra paura, semplicemente una qualche ideologia egoica che vi fa. Tenete presente che l'ego è quello che crea la paura. Quando si forma l'ego in età infantile si crea come una struttura caratteriale un personaggio che ci serve per sopravvivere in certi momenti di vita. Poi quelle dinamiche di comportamento ce le portiamo avanti all'età adulta e certe volte non ci rendiamo conto di rimanere incastrati in certe proiezioni, in certe visioni della realtà. La luna è collegata a un sesto chakra in ombra e qui avete la sacerdotessa che è collegata al sesto chakra in luce, cioè qua si vedono le due realtà, qui se ne vede una sola. Ed è la realtà dell'ego, la realtà egoica, la realtà della mente, se vogliamo, no? Quello che noi ci mettiamo in testa e certe volte la rigidità anche di questo imperatore ci porta a dire no, le cose devono essere così. E invece secondo me in questo periodo aprirete il dialogo con l'altra persona, ci sarà un passo avanti anche da parte dell'altra persona, però io sento che c'è un tema, un qualche cosa che vi ha deluso del passato, che avete vissuto con questa persona, che non riuscite a buttare giù. Potrebbe essere un tema legato ai figli, potrebbe essere un tema legato al fatto che la persona vede un po' troppo per sé. È vero, c'è un cavaliere di coppe all'inizio, però c'è anche un fante di coppe alla fine. Quindi è come se perdesse di intensità questa proposta, questo voler cercare un punto di incontro. Sento che c'è come si è creato effettivamente un affetto, un legame tra voi e questa persona, ma manca di concretezza. È come se fossero tante parole e poi alla fine non si quagliasse, ragazzi, non si arrivasse al passo successivo. Qui c'è bisogno di programmare qualche cosa, di fare qualche viaggio, di fare qualche progetto a livello di abitazione, di fare anche semplicemente magari qualche fantasia, potrebbe essere come per gioco, però sento che avete bisogno di testare il terreno. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina, non ben definita, senza etichetta, non mi convince mica tanto l'altra persona. Io credo che anche per voi ci sia come un'idea ben definita, ben predeterminata di come debba andare la relazione. Sento che a inizio mese sarete anche molto proattivi con questo mago, avrete voglia di parlare, è come se faceste finta, mettiamola così, che il passato non esista. Però io sento che nonostante tutti i vostri buoni propositi, effettivamente c'è ancora questa sofferenza che pesa. Qui vediamo che finiamo con un 5 di pentacoli. Questa persona o non è come voi ve l'aspettate, e ci sta anche perché le aspettative sono nostre. Se noi non ci creiamo aspettative, non possiamo rimanere delusi. Quindi può essere che questa persona non sia effettivamente, non rientri, se vogliamo, nelle nostre aspettative e sento che entro la fine del mese si metteranno le cose in chiaro, cioè si diranno le cose come stanno. L'asso di spada è una di quelle carte che parla di verità che vengono a galla e che finalmente danno chiarezza mentale. È come un momento di rivelazione, se vogliamo. Voi cercate stabilità, non necessariamente un'etichetta ehm, nella relazione, però sì una certa come linearità. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Mm. Giochi politici e la guida. Mm. Dunque, c'è un diavolo, ok? Il diavolo è l'ego, abbiamo detto, è la mente. Fate attenzione perché potrebbe... normalmente non ce n'è... non, no, aspettate che lo formulo in italiano.
non ce ne si, non so se sia italiano, comunque non ci si accorge di quando si manipola. Qualcuno sì lo fa consciamente, però molti, tutti manipoliamo e molti lo fanno inconsciamente. Io qui ho come la sensazione che tenderete a girare un po' intorno a un certo tema che secondo me è sempre lo stesso, sia all'inizio del mese con questo 8 di bastoni che alla fine del mese con questo asso di spade. Però io proprio ho la sensazione che cercherete come di condurre qualcuno verso una risposta che voi volete, ma non arriverà. Io ho come l'idea che il, come vi posso dire, l'entusiasmo della persona c'è, come vi dicevo, la parte affettiva c'è, la parte concreta che manca. Ok, qui forse era un po' più, come dire, propensa la persona, però se poi guardiamo come si sviluppano le carte, sento che è come se la realtà non aderisse bene a quello che voi vi aspettate. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Carta numero 13, luna piena. Benvenuta, chiarezza e guida dalla luna piena. Qui avete effettivamente anche la luna. È come se vi invitassero ad essere più ricettivi nel vostro lato femminile, nel vostro lato intuitivo. Qui avete anche la sacerdotessa, ragazzi, quindi potenzialmente potete come fare appello all'intuito, a questa percezione extrasensoriale, mi viene da dire, perché molte volte sì, è intuito, molte volte sono fenomeni letteralmente di chiaro udienza, chiaro veggenza, chiaro sentenza, e quindi rimanete aperti alle percezioni corporee che sentite in questa situazione o quando siete di fianco a questa persona, perché il riuscire a decifrare le sensazioni che il corpo ci dà ci fa capire se effettivamente il nostro cuore si espande o no. Se divento ansioso, se mi viene caldo, se mi irrigidisco, se magari digrigno i denti, tutte questi segnali del corpo ci dicono come in realtà stiamo vivendo l'emozione e automaticamente diventa come più chiaro a livello mentale. Tenete presente che avete un 5 di pentacoli. Qui c'è qualche carenza interna da dover recuperare e anche qui il 6 di pentacoli è al contrario. Io sento che siete persone che date di più di quello che ricevete ed è come se fosse ora, con questa temperanza, di rimettere in equilibrio le cose. Fate attenzione perché chi tende a controllare per paura di perdere l'altra persona è perché, come dire, lascia un po' la responsabilità della relazione nelle mani dell'altro o dell'altra. Mm? Ultimo oracolo. Carta numero 39. Vi invita a rilassarvi, vi invita a prendervi un momento di riposo, a vivere momenti felici, a godere delle piccole cose, mi verrebbe da dire. Comunque ogni tanto è anche buono, diciamo, spegnere le connessioni, spegnere il cervello per semplicemente permettersi di esistere, di essere, senza necessariamente essere nel fare. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che comunque lo stesso lavoro lo potete fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. È l'abbonamento con la cifra più bassa e avrete accesso alle 4 playlist di formazione per il vostro percorso di crescita.
Sono numerate, vanno viste in ordine di numero, in ordine cronologico, perché, ripeto, è come un corso di formazione, quindi ci sono delle cose che spiego e che sono un po' le basi e poi si va man mano alle cose un po' più importanti, un po' più cambianti, mi verrebbe da dire, perché sono temi che smuovono dentro, ok? Quindi il compito di tutto questo è di darvi come degli input che vi facciano riflettere su voi stessi, sulle vostre dinamiche di comportamento, sui vostri traumi e ci sono anche poi delle tecniche per riuscire a gestire o a guarire questi temi. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!